era giunta una grande donazione di verdura. Era chiaro che, a meno che non fosse stata conservata in qualche modo, la maggior parte sarebbe marcita prima di poter essere consumata. Bhagavan decise che la miglior cosa da farsi era di tagliare le verdure e farle seccare al sole. Questo le avrebbe fatte durare parecchie settimane. Poiché sarebbe stato un lavoro impegnativo, Swami di chiamare tutti i devoti ad aiutare a tagliarle. Io lasciai il mio lavoro e andai insieme agli altri. Quando Bhagavan mi vide, disse: questa regola non è per te, è solo per lei. Tu stai già lavorando tutto il giorno senza alcun riposo. Bhagavan non mi incoraggiava sempre a riposare se ero ammalato o ferito. In un'occasione avevo un gran dolore al piede, tanto che sembrava venisse ripetutamente colpito con una lancia di ferro. Non c'era nulla di visibile, così non sapevo cosa fare. Quel giorno Bhagavan mi aveva assegnato molti compiti. Zoppicai per l'ashram, realizzandone quanti più potevo, ma ne trascurai uno perché non avevo abbastanza tempo. Quand'ebbi completato tutti i lavori, eccetto quest'ultimo, andai da Bhagavan e gli dissi che il piede mi faceva molto male. Egli ignorò il mio commento e mi chiese di quell'unico lavoro che non avevo fatto. Gli risposi che non ero stato in grado di farlo a causa del dolore al piede. Bhagavan mi disse: vai a fare quest'ultimo lavoro e il dolore se ne andrà. Mentre il lavoro sarà in corso, il dolore scomparirà. La predizione di Bhagavan si dimostrò, come al solito, corretta. Non posso dire che amassi sempre lavorare così duramente. Sarebbe stato bello avere di tanto in tanto un giorno libero. Una volta cercai di fare una breve pausa, ma le conseguenze furono così disastrose che non ci provai più. Avvenne quando mi sentii molto stanco a causa di un lungo periodo di lavoro senza riposo. Andai a chiedere a Bhagavan se potevo fare una sosta compiendo la Giri Pradakshina, camminata attorno alla montagna. Gli dissi che avevo questo desiderio da parecchio tempo. Bhagavan sapeva che avevo molto lavoro pendente, così inizialmente si rifiutò di darmi il permesso. Non disse effettivamente no, semplicemente restò silente. Avrei dovuto accettare il suo silenzio come risposta, ma piuttosto stupidamente persistetti con la mia richiesta. Alla fine Bhagavan mi diede una risposta positiva. Dici spesso che vuoi del tempo libero per fare un po' di meditazione. Fai la Giri Pradakshina e medita mentre stai camminando.
Sì, se vuoi parlare di questa Giri Pradakshina. Sto pensando. Ci penso. Sta pensando. Pensando. Poi, Fare il tempo vuoto, come? non ti lascia del tempo vuoto, lo fa lavorare o si va a camminare e deve pensare. Questo. Non c'è del tempo non usato. E poi gli fa fare l'ultimo lavoro per completare, no? Quando è tornato ha detto mi manca un lavoro, però si è lamentato e si è giustificato, ha detto avevo male ai piedi, no? E lui ha detto completa e passerà, non è che gli ha detto che va ripesato, gli ha chiesto di completare, no? Sì, comunque dopo questo ultimo lavoro l'ha fatto e poi fisico lo ritorno. Quindi anche a corto, quindi c'è una cosa del mondo, quindi così dice il bene sembra nel male. Noi male è un'interpretazione sola, interpretiamo in questo modo. È difficile trovare il bene che è nascosto, ovunque sembra bene c'è. Come interpretiamo? No? Questo è un talento di interpretare, questo è un'abilità. E la montagna, le gire del montagno, c'è un montagno che 32 chilometri. Una giornata anche si può fare, anche due giornate. Fanno alcuni tratti e alcuni fanno un giorno. Anche la maggior parte sembra camminano nella notte. Se la fanno una festa una volta all'anno, chiama Sivarati, e Sivarati lì hanno migliaia di persone camminano tutte le volte. E così, e comunque proprio hanno detto, ma tu gira la montagna, come non è rilassare, riposare, scappatoio, perché tu hai lavorato da tanto, e così io vado a scappare, cosa la vogliono accettare. Lavorare in modo riposo, rilassando, è cosa utile. Non devo lavorare come stressando e pensiero. Anche difficile, riduzione, così, qualche modo adattare. Adattando diventa un lavoro più rilassante, un sadhana, diventa un sadhana. E così lo fate vedere, guarire i piedi. Quindi invece io vado, lavori e questo è uno scappatoio. Ma alla fine è detto che comunque vai, ma come meditando, meditazione. Quindi è una meditazione. Non tu scappa per rilassare, per la comodità. Questo è appunto non fa. Tante volte noi facciamo due errori. Diciamo stressato, nervosito. No, perché devo imparare a fare in modo tranquillo, sottoposto. Sempre lavoriamo, 24 ore sempre qualche azioni facciamo. Anche dormire, un'azione, tu puoi dormire con grande tensione. Quindi è così imparare, rilassare. Cosa serve imparare a rilassare? Noi deve essere una adattabilità. Adattare tutto, se adattiamo la tranquillità vengono, invece contro, non vengono il rilassamento perché non è adattabilità. E adattabilità vuol dire essere disponibile verso il Dio, verso il mondo. Normalmente cosa noi diciamo, dice adattore, no? Cosa è un adattore? Adattatore. Adattatore. Adattatore, cosa fai? Adattatore, stai tranquillo, non fai niente, essere disponibile dall'altra parte e questa parte. Tu puoi collegare da qua, fermo. Quindi rimane come, diciamo, testimonio.
lascia cadere tutte le tue parti, dal mondo, da Dio, la spiritualità, la montagna. Questa è la cosa. Quindi una impara e adattare adattabilità, sembra rimane nel pace, perché non pensa io faccio, no, non penso io faccio, io ho lasciato accadere tutte le tue parti, bene e male, accadere su di me. E semplicemente è così. Cos'è la Bhagavan cerca? Insegnare questa cosa. Tu lavorando con il cuore pienamente di lavori, non con pesantemente, lavori pienamente, non sanguerai. La stanchezza vengono dal mente. Il corpo debolisce, i tessuti debolisce, sì, non mangiamo, debolisce, così. Invece lavorando non è detto debolire. Vedi alcune persone rinforzare, vanno alla palestra, fanno un lavoro così pesante, così difficile. E loro dicono è stanco? No. Il lavoro sembra migliora la tessuto. In questa stanchezza vengono dalla mente. La mente la crea, l'opposto dell'idea. Così una sente, a me non piace questa, subito tu stanca. Questo è un concetto di mentale. La stanchezza mentale. Debolezza, sì, tu un mese non mangiate il corpo debolisce, capisci? Tessuti debolisce. Quindi nel lavoro devo avere un rapporto pienamente devo fare e tranquillo devo fare con soddisfare. Nel lavoro deve essere soddisfatto. E diventa un sadhana. La meditazione. Tu cammino alla montagna, oppure tu vai in palestra, fai ginnastica, oppure tu controlla una costruzione, lavora, il mattone, il muratore, questa cosa fai, tutto è uguale. Perché tu devi avere la pienezza interiore, la pienezza e l'azione pienezza interiore. Tu vai con la partecipazione del cuore, e piccoli e grandi, tutte le due uguali. Invece tu partecipa con ego, piccoli, grandi, grandi. Non c'è samattua, non c'è l'equilibrio. Quindi è necessaria l'adattabilità. Quindi qua spiegando noi dobbiamo interpretare anche correttamente, noi leggendo sentiamo cosa questo Bhagavan crudele sembra dai la persona più umile, più devoto, tanto deve fare, ma indietro adesso sembra c'è la benedizione sempre. Om Sarana Bhavatu Sarano Bhunatu Sarviryam Karavavahe Tejasvinavadidamastu Mavit Visarahe Om Shanti Shanti Shanti. Budevam Bhojanam prasadam. il cielo, la terra, nostra benedizione, nostra protezione. Curiamo, amiamo con il cuore la stabilità. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ricordiamo Santanati e grazie. Buona giornata. Grazie. Buona giornata.